propter imbecillitatem vocis. Con questa accusa Palestrina, il più grande compositore del Cinquecento, verrà cacciato dalla cappella musicale del Papa a causa dell'invidia degli altri cantori. Siamo a Roma alla fine del 1500, una città maestosa. Il suono delle campane risuona tra i marmi pregiati, nella frescura delle antiche chiese, da cui si affacciano centinaia di volti affrescati. La musica è ovunque, nei palazzi nobiliari, nelle chiese. Orlando di Lasso compone splendida musica sacra per la cappella musicale di San Giovanni e Luca Marenzio scrive i suoi straordinari madrigali profani nel sontuoso palazzo del Cardinal Luigi d'Este. In questo periodo la grande scuola musicale romana si porta avanti all'interno dei cori delle cappelle musicali. La Cappella Giulia in Vaticano, la Cappella Liberiana nella Basilica di Santa Maria Maggiore, la Cappella di San Giovanni e soprattutto la più importante e prestigiosa, la Cappella musicale del Papa, la Cappella Pontificia. È in questa Roma che si muove il più importante musicista del Rinascimento, Giovanni Pierluigi da Palestrina. Il compositore aveva appena esordito con il suo primo libro delle messe, dedicato a Papa Giulio III. Sul frontespizio è rappresentato il compositore che dona al pontefice le proprie composizioni. Il Papa si era reso subito conto della straordinaria levatura di Palestrina e lo aveva assunto nella propria cappella musicale. Ma gli altri cantori della Cappella Pontificia erano invidiosi di questo nuovo giovane, assunto senza la loro autorizzazione e, come vedrete, non gli avrebbero reso la vita facile. Nel Rinascimento la musica sacra romana si distingue per essere a cappella, e cioè musica vocale senza l'accompagnamento degli strumenti. Lo stile compositivo di Palestrina farà scuola e rimarrà per secoli il modello ineguagliabile del contrappunto rinascimentale. Come il cervo anela le sorgenti d'acqua, così l'anima mia anela a te, Dio. Questo è il testo di una delle composizioni più famose di Palestrina, il mottetto Sicut Cervus. La musica descrive il lento movimento ascendente del cervo assetato. Le fonti montane sono in alto, sui monti, e infatti la parola fonte è il punto più alto della frase, a cui tendono tutte le voci. Nella retorica musicale rinascimentale, questo procedimento retorico delle voci che salgono si chiamava anabasi. Dalla fonte si sprigiona il corso d'acqua, rappresentato con un dolcissimo melisma, questa lunga frase discendente della voce più acuta, che rappresenta figurativamente il corso di un timido ruscello di montagna che si fa strada tra le rocce. Alla fine della sezione le voci cominciano a intonare i versi successivi, ma l'altus insiste ancora sull'immagine del ruscello attraverso questa soave linea vocale che straborda dagli argini e si snoda per un poco nella sezione musicale successiva. Il cammino del cervo assetato è ancora lungo, e altrettanto lungo sarebbe stato il cammino del suo creatore. Il giovane Palestrina era appena arrivato nella Cappella Pontificia, l'istituzione musicale più prestigiosa della città, un coro antichissimo che richiamava musicisti da tutto il mondo. Se visitate la Cappella Sistina, sulla destra potreste notare la cantoria. Era proprio quella la sede preposta
ai cantori pontifici. Pensate, sui muri della cantoria ci sono incisi ancora oggi tutti i nomi dei coristi che si sono succeduti nei secoli. In un angolo del muro, tra le decine e decine di firme, possiamo riconoscere anche qualche nome illustre, come quello di Josquin des Près, uno dei maggiori maestri del primo Rinascimento. La disciplina nella cappella musicale pontificia era molto rigida e l'ordine era garantito dai temibili puntatori. Figure incaricate di segnare gli sbagli dei cantori per poi decurtarli dalla paga. Questi puntatori annotavano le multe su dei diari, in cui tenevano anche un resoconto delle attività giornaliere. È proprio grazie a uno di questi diari che conosciamo la diffidenza con cui i cantori del tempo accolsero Palestrina. Ecco per esempio il diario dei cantori della Cappella Pontificia scritto da Antimo Liberati per l'anno 1670. Non solo gli sbagli venivano puntati, ma anche i cantori indisciplinati. Per esempio su questa pagina leggiamo: si punta al signor Giovan Battista Giannelli per essere uscito dal vespro segreto per andare a bevere l'acqua fresca. Come il cervo anela le sorgenti d'acqua, così l'anima mia anela a te, Dio. Sull'immagine dell'anelito, la parola desiderat, Palestrina rappresenta il desiderio attraverso dei ritardi, note che si prolungano creando per un poco una piccola dissonanza con le altre voci. Questi ritardi comunicano all'orecchio un senso di sospensione e lo spingono a desiderare una risoluzione. Così Palestrina rappresenta il desiderio. È una sezione con un'armonia sospesa in cui le note si rincorrono senza mai giungere alla stabilità di una cadenza conclusiva, di un punto fermo. Tuttavia i ritardi e le dissonanze in Palestrina non sono mai lancinanti, sgradevoli. Lo stile di Palestrina si basa tutto su questo flusso levigato, in cui le dissonanze vengono usate in maniera estremamente controllata. Per approfondire vi consiglio il mio video Perché ascoltare Palestrina e intanto vi invito a iscrivervi al mio canale. Anche da questo uso estremamente parco delle dissonanze deriva l'atmosfera soave e sognante tipica del compositore. Ma il sogno di Palestrina stava per essere infranto dall'avarizia dei suoi colleghi, gelosi dei propri privilegi. Il 25 marzo 1555 muore Papa Giulio III, protettore di Palestrina. Qualche tempo dopo viene eletto Papa Paolo IV, un papa rigido, severo e tutto sommato poco incline all'arte musicale. Quale migliore occasione per gli invidiosi cantori della Cappella Pontificia? Palestrina era sposato e questa era una colpa sufficiente sotto l'egida del fanatico Paolo IV. Il più grande musicista del Rinascimento venne così cacciato dalla cappella papale, solo qualche mese dopo la sua ammissione. E la cattiveria degli altri cantori fu tanta che sul verbale venne aggiunta la motivazione propter imbecillitatem vocis, per la sua voce ottusa. In Sicut Cervus, sulla parola Deus, le voci salgono dolcemente verso l'alto. Tutta questa sezione è animata da questa volontà di innalzarsi, da questo continuo tendere le braccia verso l'alto.
Sentite come le voci si incastrano dolcemente tra loro, dosando perfettamente i piccoli ritardi e le consonanze più eufoniche. La bellezza della musica rinascimentale sta proprio nel contrappunto, in questo incastrarsi delle varie voci, in questa bellezza diffusa. Il compositore non si diede per vinto e qualche tempo dopo venne accolto in un'altra importante cappella romana, quella di Santa Maria Maggiore, la cappella liberiana, in cui divenne maestro di cappella nel 1561. La cappella liberiana era la diretta discendente della Schola Cantorum di Gregorio Magno e negli anni avrebbe contato tra i propri membri personalità quali l'organista Bernardo Pasquini e anche il grande Alessandro Scarlatti. È proprio in questo periodo che il compositore compose probabilmente il mottetto Sicut Cervus. Come maestro di cappella, Palestrina doveva anche educare i putti cantori, i bambini che tradizionalmente nelle cappelle musicali romane eseguivano la voce più acuta. Ed era proprio tra i putti cantori di Santa Maria Maggiore che Palestrina aveva iniziato a cantare molti anni prima, da bambino. Alla fine di Sicut Cervus, il cervo assetato raggiunge la sua fonte. Il cantus, con questa lunga nota tenuta, che in musica si definisce pedale, dà a questo finale un grande senso di stabilità e di compiutezza, quasi a voler rappresentare la pienezza della grazia divina. Le voci si innalzano una per una, un'ultima volta, e si ricongiungono nella pace di questo pedale e di questo accordo finale perfetto. E con questo concludo. Vi invito di nuovo a recuperare il mio video Perché ascoltare Palestrina e in generale sul mio canale nella sezione playlist trovate un'intera serie di video dedicati alla musica del Cinquecento. Non dimenticate di iscrivervi, di mettere mi piace e di condividere il video. Un ringraziamento speciale ai miei abbonati. Alla prossima!